Negli episodi precedenti. Reggie era un bel topino e il suo sogno è sempre stato quello di fare il re. Ai ranocchi, che erano tanto buoni e gentili, hanno fatto basta al papà di Reggie, che era il re. E adesso è Reggie che vuole fare basta ai ranocchi. E da topino carino principino, ora è diventato topino di squarto e ti estinguo la vita. Evviva! E ora andiamo avanti con il prossimo episodio. E che cavolo, questa sì che è una tempesta drammatica che mi accompagna al castello! Wow! Finalmente un'arma a distanza, aspetta che la voglio subito provare! Molto molto bene, in quanto re dichiaro aperta la guerra alle zanzare! 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 Non esiste gioia più grande che sterminare zanzare, ma devo subito correre al castello! Però... Mentre Reggie attraversava il villaggio di Lungacoda, provò un senso di sollievo e speranza. I topini sopravvissuti si stavano radunando per ricostruire la città, spegnere gli incendi e aiutare i feriti. Comando germano, sta buono e ripigliate. Il regno si stava a poco risanando e lui ne sarebbe stato alla guida. È così dunque che il regno risorge, tra violenze, morti, rinascite e sacrifici. Come le cicliche stagioni, l'inesorabile cerchio della vita si manifesta dinanzi a Non noi. riesco a spegnere l'incendio, sarà forse perché il secchio è vuoto? Ed ecco che finalmente rientro nella sala del trono. Ciao fratello, ciao topo bianco, bianco topo. Eccolo! Finalmente! Sì! Oh sì! Ora per Reggie iniziava un nuovo capitolo: salvare suo fratello il fabbro. E molto probabilmente il saggio di Lungacoda avrebbe saputo dirgli dove si trovava. Salve saggio del villaggio di Lungacoda, lei non ci crederà mai, ma le devo chiedere una cosa che avrei potuto chiederle quando sono venuto qua per chiederle del mio fratello il cuoco. Potevo chiederle anche di mio fratello il fabbro, non ci ho pensato. Non mi ricordavo di avere due fratelli, quindi mi saprebbe dire Tuo dove... fratello il fabbro è prigioniero alla vecchia torre, vai a salvarlo. Ma per caso ha altre informazioni che potrebbero servirmi, che me le potrebbe dire Tuo ora? fratello è prigioniero alla vecchia torre, vai a salvarlo. Non hai capito? Cioè, il discorso è che se ci fosse anche altra gente da salvare, me lo può dire Tuo ora? fratello è prigioniero alla vecchia torre, vai a salvarlo. Ma le rane non potevano rapire Topo Bianco, no? Dovevano rapire proprio i miei fratelli. Io... Chi è che urla? Che succede? Si calmi, buon uomo, mi dica. Ok, sì? Ok, gli insetti del mulino. Ah, oh, ci sono gli insetti al mulino. Ok, ci penso io. Che sarà mai per un po' di insetti? Siamo in campagna dopo tutto, cioè... I xenomorfi, addio! Ah no, ok, sono semplicemente dei giganteschi insettoni mostruosi. Non si è mai troppo sicuri. Muori! Lungo il suo cammino Reggie incontrò Topo Ranger, che lo avvisò della presenza di un accampamento ranocchio. I due si sarebbero divisi per creare un'imboscata. E io passo per le fogne, ti pareva? Topo Ranger, adesso! Arrivo! Il mio arco! Sacchiti! Dale! Comunque bel tiro, eh? Grazie. Andiamo, ci sono altri ranger da salvare. Sì, ne vedo uno. Gli do una mano io con l'arco. Prendi questo! Vile rana! Ancora una freccia! Eccone un'altra! Sì! Colpito! Ancora! bravo. Morirai presto! Presto dico io! Sì, cavolo! Ancora! ancora. Prendi questo! E ancora viva! Aspettami, Topo Ranger! Ecco qua! Ok, La torre è poco più avanti. perfetto, andiamo! Ecco l'ingresso! Sono qua. Topo Ranger, Cosa? cos'è quello? Credo che sia una rana. E dimmi un po', Topo Ranger, quella là dietro per caso è la vecchia torre? Quello è l'ingresso della vecchia torre? Sì, è quello. E dimmi un po', Topo Ranger, per caso tutte queste ossa sono i topini che sono stati presi dalle rane, per caso mangiati? Ho paura di sì. Le rane mangiano i topi, Topo Ranger? Sì. Ok, attacchiamo. Vendetta!
Reggie aveva appena scoperto che i topi catturati dalle rane erano stati mangiati. Un misto di rabbia furiosa e terrore lo guidava ad ogni colpo. Da quel momento non sarebbe più stato lo stesso. Muori! 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 Troverò la chiave e ti libererò, fratello. Aspettami. Non mi trovavo di fronte a una rana. Non era una creatura terrena, bensì di fronte a me si parava un demone. Un'aberrazione intenta a nutrirsi di quello che una volta poteva essere un familiare o un amico. E mentre miravo quella grottesca mostruosità nutrirsi senza limite, ebbi l'intuizione che non si trattava solo di una guerra, bensì di una carneficina. Ho memoria di te, mostro. Tu eri lì quel giorno. Affrontami, demone! Loki Magu, capitano dei perfidi del pantano. Non solo un ferocissimo guerriero, una vera macchina da guerra che puniva chi da lui era sconfitto, divorandolo. Un mostro vorace che trovava nella sua fame uno stimolo ancora più grande per combattere. Reggie non stava solo combattendo per suo padre, ma anche per tutti i topi che erano stati divorati. È arrivato il momento di andarcene Molto da bene. questo posto orribile. Sì. Ecco, fratello. Grazie, Reggie, mi hai salvato. Andiamo via di qua. Torniamo subito al castello. È bello tornare a Codalunga, soprattutto vedendo che sono tutti salvi qui. Mi dica, Reggie, quali sono i piani da adesso in poi? Salve, padre. Dopo che siete diventato una statua, le cose sono un po' cambiate qua, ma ci sto pensando io. Ho salvato i miei fratelli, stiamo ricostruendo il castello e le cose stanno tornando abbastanza alla normalità. E Topo Bianco è ancora vivo. Già. Sono qui per ringraziarvi, perché ogni volta che ho dei dubbi mi basta ricordare le vostre parole. Ora, padre, devo andare. Ci sono molte cose da fare, tra cui... Topo Bianco!